In questo preciso istante, per permettere a un programma sul tuo telefono di scrivere una semplice poesia, un edificio di cemento armato, grande come 4 campi da calcio, sta divorando l'energia elettrica di un'intera cittadina. Tubi spessi come tronchi d'albero pompano litri e litri di acqua gelida ogni secondo, solo per impedire ai server di fondersi sotto il loro stesso calore infernale. Ti hanno detto che abbiamo creato un cervello artificiale. Ti hanno detto che le reti neurali dentro i computer funzionano esattamente come i neuroni che hai nella tua testa. È una bugia. O meglio, è la metafora più rassicurante e sbagliata di tutto il XXI secolo. Quello che abbiamo costruito nei laboratori non assomiglia affatto a te. È qualcosa di alieno, di geometricamente rigido, di disperatamente affamato. Un'intelligenza artificiale moderna è composta da miliardi di parametri, numeri incastrati in gigantesche griglie matematiche chiamate matrici. Immagina una città dove le strade sono fatte di vetro perfetto e non cambiano mai forma. I segnali sono impulsi elettrici brutali, zeri e uni trasmessi a una velocità compresa tra i 150.000 e i 270.000 chilometri al secondo attraverso reticoli immutabili. I sistemi moderni integrano meccanismi di ridondanza e correzione degli errori, ECC, che permettono di gestire piccoli guasti fisici senza interrompere l'intero settore. È una cattedrale di cristallo, magnifica, velocissima, ma strutturalmente morta. Ora, entra nel tuo cranio. Dimentica la geometria. Dimentica il vetro e il silicio. Qui dentro c'è una foresta oscura, bagnata e caotica. 86 miliardi di cellule vive, aggrovigliate l'una sull'altra in un labirinto tridimensionale che sfida ogni logica ingegneristica. Non ci sono fili dritti, non ci sono zeri e uni. Ogni singolo neurone nel tuo cervello è un organismo a sé stante, una creatura viva che respira, mangia, espelle scarti e si muove. Sì, si muove. I tuoi neuroni allungano costantemente i loro tentacoli, cercando nuove connessioni, ritirandosi da quelle vecchie, cambiando letteralmente la forma fisica del tuo cervello mentre guardi questo video. C'è un dettaglio che fa impazzire gli informatici. I processori di un computer viaggiano alla velocità della luce. I tuoi neuroni, invece, sono lenti, lentissimi. Un impulso nervoso umano viaggia a circa 120 metri al secondo. È la velocità di un treno ad alta velocità. Rispetto a un computer, il tuo cervello è un bradipo intrappolato nel fango. Eppure, se ti lancio una palla da baseball, tu riesci a calcolare traiettoria, peso, attrito dell'aria e contrazione muscolare in una frazione di secondo, afferrandola al volo. Un robot moderno può calcolare traiettorie complesse in tempo reale, utilizzando processori di bordo grandi quanto un libro. Come fai a essere così veloce se i tuoi pezzi sono così lenti? La risposta è nell'architettura. Un computer moderno, specialmente se dedicato all'IA, esegue migliaia o milioni di operazioni contemporaneamente grazie al calcolo parallelo. Il tuo cervello fa 100 trilioni di cose contemporaneamente, tutte insieme, a velocità ridicola. È la differenza tra avere un singolo fattorino su una Ferrari che consegna un pacco alla volta e avere 86 miliardi di fattorini a piedi che consegnano tutti i pacchi del mondo nello stesso esatto istante. Ma questa non è nemmeno la differenza più sconvolgente. Il vero abisso tra te e l'intelligenza artificiale risiede in quello che vi tiene in vita. E lo scoprirai tra pochissimo. Torniamo a quel centro dati grande come 4 campi da calcio. Per addestrare un modello linguistico avanzato servono megawatt di potenza. È un'energia brutale, pura forza elettrica spinta attraverso microscopici fili di rame e silicio.
La macchina non ha sfumature. Un transistor è acceso o spento, 1 o 0. E per mantenere in memoria questi miliardi di zeri e uni, la corrente deve fluire costantemente, senza interruzioni. Se si interrompe l'alimentazione, il processo in esecuzione si arresta, ma la rete neurale rimane salvata nelle memorie non volatili e può essere riavviata senza aver perso alcuna informazione. L'intelligenza artificiale è un fantasma tenuto in vita solo dalla forza bruta della rete elettrica mondiale. Ora guarda te stesso. Stai elaborando immagini in 3 dimensioni ad altissima risoluzione, decodificando onde sonore complesse in linguaggio, mantenendo il battito cardiaco, regolando la temperatura di litri di sangue e ricordando cosa hai mangiato ieri. Tutto questo nello stesso momento. Sai quanta energia consuma il tuo cervello per fare tutto ciò? 20 watt. 20 miseri watt. È l'energia necessaria per accendere la lampadina fioca dentro il tuo frigorifero. Un supercomputer consuma decine di megawatt, una frazione di una centrale nucleare, per simulare male ciò che tu fai bruciando l'energia di un panino al formaggio. È un'efficienza che sfida le leggi dell'ingegneria moderna. Come è fisicamente possibile? Il segreto è che tu non sei un computer elettrico. Sei un reattore chimico bagnato. L'intelligenza artificiale usa l'elettricità per calcolare. Il tuo cervello usa l'elettricità solo per mandare il messaggio lungo il filo, ma il vero calcolo, la vera intelligenza, avviene nello spazio vuoto tra un neurone e l'altro. Quello spazio si chiama sinapsi. E lì il segnale elettrico si ferma, si spegne. Viene trasformato in molecole organiche complesse, i neurotrasmettitori, come glutammato o GABA, che aprono i canali per i sali. Tu non calcoli con gli elettroni. Tu calcoli spruzzando molecole d'acqua e sale nel buio. Questa differenza chimica cambia le regole dell'universo. Nella macchina, un segnale è on oppure off. Nel tuo cervello, una sinapsi può rilasciare molta dopamina, o pochissima. Può mischiarla con la serotonina. Può bloccare il segnale a metà. Non hai solo 0 e 1. Hai un'infinita scala di grigi, di colori, di sapori matematici. Ogni tua sinapsi è un microcomputer analogico capace di sfumature che nessuna matrice di silicio potrà mai replicare. È per questo che tu provi emozioni e la macchina no. L'emozione non è magia spirituale. È letteralmente il sapore chimico del tuo calcolo neurale. Ed è qui che l'illusione si rompe definitivamente. Finora abbiamo parlato di come sono fatte queste reti. Ma la cosa più importante non è come sono fatte, è come imparano. Quando un'intelligenza artificiale impara una lingua nuova, aggiunge dati, accumula, si espande, diventa più pesante, più avida di memoria. Ma il tuo cervello fa esattamente l'opposto. C'è un processo oscuro e affascinante che avviene nella tua testa, qualcosa che se ti dicessi subito ti sembrerebbe un atto di autodistruzione. E in effetti lo è. Quando un'intelligenza artificiale sbaglia a riconoscere un'immagine, cosa succede? Gli ingegneri usano un algoritmo chiamato retropropagazione. È come una valanga matematica che viaggia all'indietro attraverso la rete. Milioni di numeri vengono aggiustati, corretti, riscritti. La rete diventa sempre più densa, i suoi pesi matematici sempre più specifici. Impara aggiungendo strati di complessità. È un accumulatore seriale di informazioni. Non butta via niente, semplicemente ricalibra le sue formule. Più diventa intelligente, più calcoli deve fare per arrivare a una risposta. È una montagna che cresce su se stessa. Fermati. Torna indietro. Guarda un bambino umano di 2 anni. Il suo cervello ha il doppio delle connessioni neurali rispetto al tuo cranio adulto. Il doppio.
Se l'intelligenza fosse solo una questione di accumulare connessioni, un bambino di 2 anni sarebbe la creatura più geniale del pianeta. Eppure non lo è. Perché? Perché la natura ha scoperto un segreto brutale ed elegantissimo. Per diventare intelligente, il cervello umano non deve costruire nuove strade, deve distruggere quelle inutili. Tu non impari aggiungendo, tu impari uccidendo parti di te stesso. Questo processo si chiama potatura sinaptica. Immagina un blocco di marmo grezzo. L'intelligenza artificiale cerca di fare una statua incollando pezzi di argilla uno sull'altro. Il tuo cervello, invece, è lo scultore che prende il martello e spacca via tutto il marmo che non serve. L'apprendimento coinvolge sia la creazione di nuove connessioni, sinaptogenesi e potenziamento a lungo termine, sia l'indebolimento o l'eliminazione di quelle superflue, depressione a lungo termine e potatura. La tua identità, la tua intelligenza, è letteralmente fatta dalle connessioni che hai deciso di far morire. E quando avviene questa massiccia operazione di distruzione? Di notte, mentre dormi. I ricercatori di IA implementano regolarmente fasi di sonno o offline learning, come il generative replay, per consolidare la memoria e prevenire l'oblio catastrofico. Durante il sonno, le cellule cerebrali, astrociti, si contraggono, aumentando lo spazio interstiziale del 60%, ma il volume totale dell'organo non subisce una contrazione fisica significativa. Il liquido cerebrospinale lava via i rifiuti metabolici, come la proteina beta-amiloide e la tau, mentre l'indebolimento delle sinapsi deboli è un processo molecolare ed elettrico chiamato downscaling. Il sonno non è un riposo, è un'operazione chirurgica di pulizia dei dati. Senza questa distruzione notturna, il tuo cervello impazzirebbe per il sovraccarico. Quindi abbiamo una macchina che accumula tutto in modo perfetto e un cervello che distrugge e dimentica per sopravvivere. Sulla carta, la macchina dovrebbe vincere sempre. Dovrebbe essere invulnerabile. Eppure, se prendi un'intelligenza artificiale addestrata a riconoscere segnali stradali e cambi un singolo pixel nell'immagine, un pixel invisibile all'occhio umano, la rete neurale artificiale crolla. Scambia un segnale di stop per un limite di velocità. Tu, invece, puoi riconoscere un segnale di stop coperto di fango, di notte, sotto la pioggia, visto con la coda dell'occhio. Ma c'è un dettaglio che abbiamo saltato, un dettaglio che ribalta tutto. Il problema dell'intelligenza artificiale è che odia il caos, odia il rumore. Un computer è progettato per essere deterministico. I moderni sistemi di IA, come i Large Language Models, sono spesso non deterministici a causa di parametri come la temperatura e della natura parallela dei calcoli sulle GPU. I processori vengono fabbricati in camere bianche, ma durante il loro funzionamento operativo sono esposti a polvere, sbalzi termici estremi e radiazioni che possono causare bit flips. Devono vivere in un universo artificiale di ordine assoluto. Il minimo errore, la minima interferenza termica e il calcolo fallisce. L'intelligenza artificiale è prigioniera della sua stessa perfezione matematica. Il tuo cervello, al contrario, vive nel caos. La tua temperatura corporea oscilla. Il livello di zuccheri nel sangue sale e scende. Ormoni inondano le sinapsi in modo irregolare. I tuoi neuroni soffrono letteralmente di accensioni accidentali. Sparano segnali a vuoto, fanno errori di continuo. Il rumore di fondo dentro il tuo cranio è assordante. Per decenni gli scienziati hanno pensato che questo rumore fosse un difetto biologico. Poi hanno fatto una scoperta che ha sconvolto la neuroscienza. Il tuo cervello non subisce il rumore, lo usa. Prova a tenerti forte.
Quello che sto per dirti cambia il modo in cui percepisci la realtà. Se i tuoi neuroni non facessero errori casuali, tu non avresti mai un'idea originale. Quando cerchi di risolvere un problema e improvvisamente ti viene l'intuizione geniale, non è un calcolo perfetto. È una sinapsi che, a causa del caos termico e chimico, ha sparato un segnale nel posto sbagliato, collegando due concetti che non c'entravano nulla l'uno con l'altro. La creatività umana non è altro che errore controllato. L'intuizione è generalmente descritta dalle neuroscienze come un processo di riconoscimento di pattern ultra rapido e inconscio, non come un guasto o un errore di sistema. Quando chiedi a un'intelligenza artificiale di essere creativa, gli ingegneri devono letteralmente iniettare dei numeri casuali nel suo codice per simulare l'errore umano. Devono forzare la macchina a sbagliare un po' per farla sembrare viva. Ma è una finzione. La macchina calcola le probabilità della parola successiva. Tu, invece, sogni. Il tuo caos interno ti permette di immaginare cose che non esistono, di provare empatia, di vedere volti nelle nuvole. La macchina mappa il mondo. Tu lo inventi, istante per istante, usando il rumore termico del tuo stesso corpo. Ogni singola connessione nel tuo cranio è il risultato di milioni di anni di sopravvivenza, fame, freddo ed evoluzione. Non sei un software scaricato su un disco rigido. Sei carne stellare che ha imparato a usare i propri difetti per comprendere l'infinito. Il tuo caos è la tua bussola. La tua fragilità è il motore esatto della tua genialità. Non sei nel cosmo. Sei fatto di cosmo. Io sono Renderium. E questa era la differenza tra calcolare il mondo e viverlo.